Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche disponibili per il denaro e le finanze dei prossimi 30 giorni. Uh, Abbiamo la carta dell'imperatrice, è una carta di forte abbondanza economica, di creatività, ma soprattutto di crescita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla pagina web dove vedete tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre nella descrizione del video ci sono i link per i due videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, abbiamo la giustizia, l'imperatore, abbiamo la torre, un fante di bastoni, asso di coppe e 10 di denari. Direi che le carte sono abbastanza belle, ragazzi, a parte questa torre che tra un po' andiamo a vedere. Partiamo dalla giustizia, che mi dice che c'è una situazione equilibrata di partenza, oppure ci potrebbe essere qualche questione burocratica o che state vivendo piuttosto che magari dovete affrontare. Tenete presente che la giustizia parla anche di contratti, quindi magari potrebbero essere anche contratti per una compravendita, contratti per un lavoro magari. Andiamo a vederla. 8 di coppe imperatrice. Guardate, ho la sensazione che ci sia come la voglia di andare oltre, di crescere. È come giocare secondo le regole. Ho sentito questa frase. Andiamo a vedere l'imperatore. Abbiamo un 5 di coppe, appeso, 6 di coppe e 7 di coppe, ragazzi. Allora, l'imperatore è una carta che parla di regole, di costanza, anche lui come l'imperatrice parla di prosperità. È come se si dovesse regolarizzare qualcosa. Ora, può essere una regolarizzazione a livello burocratico, può essere una regolarizzazione a livello ritmico, cioè tipo dare una certa cadenza a qualche cosa. Di solito è una carta che parla di costanza, di fare le cose con ordine, ecco. E qui, vedendo queste carte, vi devo dire, se fino ad adesso vi siete focalizzati su quello che mancava, è come se con questo appeso riusciste finalmente nei prossimi 30 giorni a vedere le cose da un'altra prospettiva. Io credo che potreste ripescare qualche idea del passato, proprio perché avete bisogno di andare oltre. Qualche progetto, qualche idea. Andiamo a vedere questa torre. Ecco, un'altra torre. Uh. Dunque, preparatevi psicologicamente e anche economicamente. Diciamo che queste sono idee, però ragazzi, mi dispiace dirvelo, mi dispiace che siano uscite queste carte,
però diciamo che il saperlo vi può aiutare a parare il colpo, però io ho proprio la sensazione che o potreste dover pagare delle multe, potreste, cioè è come se ci fossero degli imprevisti che in qualche modo, come vi posso dire, erodono i vostri risparmi. Tenete presente, datemi un'altra carta per la torre. Potrebbe anche essere una di queste idee che magari avete già in piedi, per esempio non sono solo idee come potevano essere qui, sono già concretizzate, visto che magari c'è l'imperatore, e può essere che qualcuna di queste idee o di questi progetti caschi di punto in bianco. È come se vi rendeste conto che quella cosa lì non si può fare, questo tipo di lavoro non è più fattibile, gli orari del doppio lavoro mi ammazzano fisicamente, quindi devo decidermi a lasciar stare, nonostante magari io stia cercando di ampliare le mie fonti di ingresso. C'è qualcosa. Tenete presente che potrebbe non essere qualche cosa legato direttamente a voi, ma più a qualcuno che vi sta intorno. Ci sono delle spese impreviste nei prossimi 30 giorni, ragazzi. Quindi, insomma, valutate bene da ogni prospettiva quali sono effettivamente i progetti o le idee fruibili, quelli che effettivamente vi possono dare un rendimento con un massimo rendimento con un minimo sforzo. Andiamo a vedere il fante di bastoni. 4 di spade e 4 di bastoni. Vi sento un po' chiusi. Cioè, ho come la sensazione, perché il 4 di spade è una carta di isolamento. E siccome sono due 4, mi parlano di casa, mi parlano di un qualche cosa che è una struttura protetta o magari anche un luogo protetto. E comunque il fante di bastoni è una carta che parla anche di qualcuno che guarda per sé. Vi sento più che chiusi, forse non era la parola giusta, vi sento focalizzati su voi stessi, però un po' troppo. È come se aveste bisogno di concentrarvi di più sull'esterno. Difatti, poi qui abbiamo un asso di coppe che vi indica l'apertura, vi indica, a parte nuove idee, potrebbero anche essere, nuovi inizi, però io lo sento proprio come un'apertura del cuore. Andiamo a vederlo. Cavaliere di Pentacoli e Re di Pentacoli. Può essere un nuovo inizio, può essere una nuova idea, secondo me, però ha a che vedere con una parte emotiva che dovete inserire in quello che state facendo. Teniamo presente che l'imperatrice è l'energia della madre, anche qui ce l'avete. Qui avete l'imperatore, è un po' come o diventare genitori di questo progetto, di questa idea, o assumere quello che potrebbe essere un atteggiamento materno nei confronti di voi stessi, degli altri, del progetto. Gli altri potrebbero essere i colleghi. Non lo so, ho come la sensazione che se smettete di tenere il focus su di voi e vi focalizzate sull'esterno, guardate quanti pentacoli che avete. Poi arrivano. È come se questo neanche lo vedeste. Perché il 10 di pentacoli è una carta di contratti. È una carta di collaborazioni, è una carta di grandi gruppi
ai quali appartenere. E siccome qui si parlava di genitorialità, io credo che sia il creare tipo un vostro gruppo, una vostra famiglia di collaboratori, di persone che hanno lo stesso scopo di vita, la stessa missione di vita, gli stessi valori, la stessa visione, insomma, per portare avanti quest'idea, questo nuovo inizio. Andiamo a vedere il 10 di Pentacoli. Fante di Pentacoli e Eremita. Difatti, secondo me avete la saggezza necessaria per costruire, gestire, navigare dentro questo gruppo che secondo me è lavorativo e potrebbe essere veramente una famiglia. Il 10 di Pentacoli parla di famiglia allargata, ok? Quindi supponendo che in qualità di genitori voi siate i capi di questa famiglia, di questo, che non è detto, potrebbe essere, non lo so ragazzi, vi piace la manualità e decidete di iniziare a essere coloro che organizzano mercatini per spingere il vostro hobby, ok? Quindi essere genitori vuol dire gestire, dare le regole, organizzare, ok? Che è un po' l'energia effettivamente dell'imperatore. E qui secondo me credo che o svilupperete una di queste idee che avevate e si concretizzerà e diventerete come genitori di un nuovo gruppo lavorativo, anche forse per uscire da questo momento, ok, di salasso proprio. Guardate, se avete delle spese che potete evitare, evitatele. Mm, non lo so, ho come l'idea che potrebbe essere veramente qualcosa che non vedete arrivare. Per qualcuno potrebbe essere una multa, per qualcun altro potrebbe essere una spesa imprevista, non lo so, però preparate un piccolo polmone monetario per far fronte a quello che potrebbe, non è detto che succeda, a quello che potrebbe succedere senza rimanere troppo stretti, ragazzi. Diciamo che secondo me questo momento sarà il detonante per arrivare a questo 10 di pentacoli, perché qui si crea un gruppo che porta denaro. È una carta anche di eredità, è una carta di contratti, esattamente come la giustizia. Quindi qua secondo me i prossimi 30 giorni saranno ottimi per capire che progetto concretizzare tra tutte le idee che potreste avere per appunto andare avanti in questa concretizzazione e uscire da una situazione che potrebbe essere di carenza economica. E qui secondo me ce la farete alla grande, eh? Sarebbe interessante che mi scriveste alla fine dei 30 giorni. Mese, mese e mezzo più o meno. Andiamo a vedere qualche oracolo per vedere come termina la lettura. Guardate, questa carta dice il conquistatore della guarigione. Novembre. Ah, fatemi vedere una cosa. Sì, vi confermo che a livello di tempistiche anche qui potrebbe essere novembre. So che la lettura dura 30 giorni, però qui stiamo parlando di quello che succede nei prossimi 30 giorni, che è l'inizio di un progetto, ok? Questo, il 10 di Pentacoli, potrebbe essere l'inizio di un qualche cosa o la proiezione di quello che inizierà. Quindi, supponendo che sia l'inizio di qualche cosa, novembre potrebbe essere il momento giusto dove riuscirete a guarire questo buco finanziario, questa carenza, questa spesa imprevista. Che poi dipende, per qualcuno è l'occhiale che magari perdete, che si rompe. In realtà non ho indicazioni, cioè è proprio qualche cosa che per quanto voi siate cauti non riuscite a evitarlo. Ipotesi, la macchina, no?
Cioè, per quanto uno sia cauto, la tratti bene, la tenga sempre pulita, faccia sempre fare le giuste manutenzioni e tutto quanto, c'è il momento in cui prima o poi si rompe e quello non lo si vede arrivare. Parlo della macchina, ma non ho riferimenti della macchina. In realtà non ho proprio riferimenti. Cioè, potrebbe essere per qualcuno intorno a voi. Comunque, al di là di quello, vi devo dire che secondo me novembre potrebbe essere un primo momento dove si inizia a respirare, a tirare un sospiro di sollievo. Ok, bene. Allora, qui abbiamo carta numero 25, girare in tondo, che interessante. Mm. La vedo un po' qui. Mm. Il fatto di... Tenete presente che però non è un cerchio, è la spirale di Fibonacci. Quindi parte piccolina e poi mano a mano che si espande diventa sempre più grande. È una spirale e come sono fatti i chakra, tra l'altro, partono piccolini e poi mano a mano che ci si allontana dal punto di partenza, questo chakra, questo cono di energia si allarga e secondo me la spirale, cioè se noi la vediamo in giù tipo i mulinelli d'acqua non è positiva, ma se la vediamo cioè, sparata verso l'alto, ehm, può essere simbolo di forte prosperità e di crescita. Casa dolce casa, sembra che qualcuno qui trovi la sua zona sicura. Vi dicevo, qui avete 2 4, l'imperatore un 4. È come se i prossimi 30 giorni fossero, diciamo, il momento giusto per vedere quali altre alternative avete per ingranare, per guadagnare di più, magari anche per cambiare lavoro e iniziaste a muovere i primi passi per creare un vostro progetto lavorativo, un qualche cosa di vostro. Potrebbe anche essere, se siete dipendenti, ipotesi, che cambiate azienda, ve lo dico perché il 10 di Pentacoli parla di grandi imprese. Ok, Amici del Leone, è una lettura abbastanza importante, bella direi, promettente. Fatemi comunque sapere cosa vi risuona e se vi risuona qualche cosa. Scrivetemelo nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona la cosa, però è un tema che tratto anche nella sezione degli abbonati. È diviso per settori, quindi ci sono le credenze sui soldi, le credenze sull'amore, le credenze, non lo so, sui genitori. Potete dare un'occhiata comunque ai titoli dei video, quelli sono pubblici e si vedono. In più, nella sezione degli abbonati tratto anche temi di metafisica, tema di metamedicina, insomma, è un po' tutto collegato alla fine, quindi parto da diversi punti per poi arrivare sempre al centro. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!